Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e questo video sarà dedicato a, come vedete dietro di me, gli artbook di Metal Gear Solid. Soprattutto vorrei soffermarmi sull'ultimo artbook che è uscito, è diventato disponibile su Amazon molto recentemente, ha attirato subito le attenzioni dei collezionisti. Siccome l'ho acquistato, mi sono fatta questo bel regalino e ho ampliato la mia collezione che in realtà non ampliavo da un po' di tempo e mi avete fatto diverse domande, com'è questo artbook, cosa contiene, quanto costa, dove si può reperire, eccetera eccetera. Ho deciso di fare un mini vlog nel quale ve ne parlo e ve lo mostro un pochino, perché ci sono alcune cose che mi sembra giusto sapere prima di acquistarlo. Direi di iniziare mostrandovelo perché ha una caratteristica abbastanza particolare che magari vedendolo così non si nota, ed è la sua dimensione, ragazzi. Allora, l'artbook è questo. Come vedete ha un formato, faccio quasi fatica a sollevarlo da quanto pesa, è davvero enorme. Infatti quando è arrivato a casa, è arrivato in questa scatola di cartone gigantesca, come vi ho detto l'ho comprato su Amazon, è arrivato, ho pensato, oh mio Dio, ma è gigantesco, dove lo metto? Infatti ho dovuto completamente rivoluzionare casa mia per poterlo infilare da qualche parte. Se vedete gli altri artbook che possiedo, perché come sapete sono molto appassionata delle art di Shinkawa, quindi questo che è della HD Collection giapponese, questo che è esclusivamente di Ashley Wood, quindi l'illustratore di Portable Ops e di Peace Walker, e poi questo che invece è quello di Metal Gear Solid V. Sono, diciamo, questo è un formato abbastanza classico, quindi se voi lo paragonate vedete la differenza sia nello spessore che comunque nella grandezza. Questo è un libro di una dimensione standard, diciamo, mentre questo artbook davvero ha una dimensione e un peso che possono essere un problema per chi magari ha solo una cameretta a disposizione dove riporlo, quindi è giusto tenerlo in considerazione. Allora, l'artbook è davvero molto bello, come vi ho detto arriva in questa scatola di cartone che però purtroppo non lo protegge moltissimo. Dentro non c'era nulla, non c'era della carta che lo proteggesse, infatti un pochino gli angoli, adesso non so come mostrarvelo perché è davvero gigantesco. Gli angoli si sono un pochino rovinati in alcuni punti, vedete? Quindi vabbè, io non sono così precisa da guardare ogni angolino dei libri o degli artbook, però un pochino di fastidio dà. Ovviamente potevo renderlo se la cosa mi turbava eccessivamente, me lo sono tenuta. Quindi adesso vi vorrei mostrare quali sono i suoi punti di forza. Come potete vedere subito è un'edizione della Dark Horse, che se non sbaglio di solito si occupa di fumetti americani. E la cosa particolare è che appunto contiene le art dall'1 al 4, quindi dal primo al quarto capitolo di Metal Gear Solid. Questa è stata la prima cosa che mi ha spinto ad acquistarlo, perché possedevo già questo artbook molto molto bello dell'HD Collection, però è una versione giapponese. L'HD Collection contiene solamente Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3. Quindi non c'era nessuna art che potesse in qualche modo trattare Metal Gear Solid 4. E questo mi dispiaceva perché volevo vedere le art di Shinkawa, gli sketch, queste cose. E qui invece c'è davvero un tesoro dentro. Adesso ve lo mostro per bene. Allora ragazzi, la prima cosa molto molto bella di questo artbook secondo me è il modo in cui si apre. Perché come potete vedere ha questo cartone, perché è fatto di cartone, quindi non è super resistente, si apre in questo modo e dentro ci sono i due manuali, quindi sono due libri, non è un mega libro, e sono molto belli, mi piace tantissimo come si apre, cioè lo trovo molto molto elegante, molto figo, detto proprio terra a terra, e qui ci sono appunto i due manuali, uno è un Gallery Works e l'altro uno Studio Works. Sono entrambi molto interessanti. Il primo, quindi il Gallery, ci sono dentro tutte proprio le art classiche di Shinkawa in stile poster, poi con queste pagine molto grandi, sembrano davvero dei poster, sono meravigliosi. L'altro invece, Studio Works, contiene tutti gli sketch. Ora vi mostrerò qualcosina. Allora, iniziamo dal Gallery. Come vedete, una cosa che salta subito all'occhio ed è molto bella è il fatto che le pagine, non so se si nota con questa luce, però sono argentate, quindi esternamente sono lucide. Questo è il libro frontalmente.
Vedete comunque, le pagine sono bellissime, sono molto pesanti e resistenti, perché comunque molti di voi probabilmente lo acquisteranno, lo sfoglieranno un paio di volte e poi lo lasceranno comunque sulla mensola per collezionismo, quindi più si utilizza ovviamente più si rovina. Però io, facendo questi video e volendo includere molte volte delle art un po' inedite che non si vedono spesso, ho bisogno di scansionare e molte volte mi scontro con delle impaginazioni che lasciano un pochino a desiderare e quindi dopo un paio di volte che apro l'artbook, perché va un pochino schiacciato per essere scansionato, magari si staccano le pagine. Ora il rumore che sentite è dovuto al fatto che è completamente nuovo, non ho ancora avuto modo di sfogliarlo completamente, quindi ogni tanto le pagine sono ancora un po' attaccate insieme. Non vi dico che profumo ha questo artbook, davvero. E vedete, ora non ve lo mostro tutto, però davvero è stupendo. Una cosa che potrebbe interessarvi è il fatto che nonostante ci sia esplicitamente scritto che l'artbook è di Metal Gear Solid 1.4, qui in fondo, verso la fine, c'è tutta una sezione dedicata a Peace Walker. Quindi questo non me lo aspettavo perché 1.4 in teoria Peace Walker non è compreso, invece ci sono tutte le art e qualcosina, ma proprio qualcosina, oltre ai modelli dei personaggi, qualcosina di Ashley Wood c'è, eccoli qua. Qualche paginetta, niente di più. Ecco qua, guardate che belli. Big Boss, Quindi qualcosina c'è, proprio poco in realtà, però qua, meravigliosi secondo me. Adesso mettiamo via il Gallery Works e vi faccio vedere il secondo libro, quindi lo Studio Works. Eccolo qua. Questo contiene tutti gli sketch, come vi dicevo, e ha la copertina infatti rigorosamente in bianco e nero. Trovo che siano molto affascinanti gli sketch, sia perché comunque se ne vedono molti pochi online, quindi c'è qualcosa di più inedito rispetto al Gallery Works, e poi perché ci sono anche gli sketch di personaggi che poi sono stati rimossi o completamente modificati. Quindi trovo davvero che sia molto molto interessante. Tra l'altro anche lui ha sempre l'impaginazione così, con le pagine lucide, davvero bello. Ed ecco qua, lo stile è questo. Vedete, già aprendo così vediamo una The Boss. Questa è, se non sbaglio, questa è l'immagine di copertina di Snake Eater, però questo è lo sketch. Vedete, si tratta proprio dello studio dietro i personaggi, lo studio dietro i Metal Gear e, come vi dicevo, anche lo studio dietro ad alcune scene. È molto bello. Che tantissimi di questi sketch in effetti comunque erano contenuti, al di là di quelli di Metal Gear Solid 4, anche all'interno dell'HD Collection, quindi di questa edizione. Ecco, questo libro, nonostante sia meno spettacolare magari rispetto al precedente, è molto più interessante per gli appassionati della saga. Quindi ci sono tutte le note di Shinkawa inserite nelle varie scene, vedete per esempio qua. Ci sono tante note inserite sui personaggi, possiamo vedere come i personaggi erano stati studiati e poi invece sono stati modificati. All'ultimo, per esempio, contiene la famosa The Boss con il seno scoperto, oppure Ocelot in alta divisa. Ci sono cose molto, molto belle, vedete poi. E come vedete Shinkawa ha una passione per il nudo femminile comunque. Non so se c'è anche la famosa arte che fece Scalpore perché mostrava Psycho Mantis completamente nudo, che poi era stata rimossa da alcune edizioni. Ed ecco qua, davvero bellissimo. Quindi ragazzi, spero di avervelo mostrato abbastanza bene con l'attrezzatura che possiedo, spero si capisca bene e spero di avervi convinti appunto se acquistarlo o meno. Nel caso vi interessasse qualcuno di questi altri artbook, invece vi lascerò il link anche di loro per acquistarli su Amazon. Ve li mostro super velocemente. Questo in realtà non è un artbook, ok? Questa è l'edizione dell'HD Collection giapponese, contiene i giochi e le soundtrack, però il motivo per il quale l'ho acquistato, come avevo già detto nel video in cui vi mostro la mia collezione, proprio, adesso c'è troppa luce, non si vede, comunque questo artbook,
gigantesco, è davvero enorme per essere un artbook contenuto in un'edizione del genere. E appunto è stupendo anche questo, che ora non sto a mostrarvi, però è tutto un altro formato, ok? Diciamo che magari è più semplice se devo scansionare qualcosina, ecco, perché sono pagine del tutto... sono quasi A4, anzi più piccolini. Ora non so se su Amazon si trova molto facilmente in realtà, perché io l'ho acquistata su eBay. Vedete poi che cosa vi lascio, al massimo vi lascio un link eBay se vi interessa comprarlo lì. C'è sto foglio, sempre 6 ore per metterlo via. Poi vi mostro anche questo, se vi piace Ashley Wood, so che a molti non piace tantissimo, Shinkawa è sicuramente più amato all'interno del fandom, però devo dire che anche questo artbook è bello, costa pochissimo, costa tipo 15 euro, non di più, e infatti è davvero minuscolo, è piccolissimo, tra l'altro ha un'impaginazione un po' particolare, ci sono tante pagine vuote, quindi non è che abbia tutte queste art al suo interno, però sono le art di Ashley Wood, molto sensuale come illustratore. È tutto un altro stile perché Ashley Wood, se non sbaglio, è australiano, quindi è molto più occidentale come stile. Però alcune sono davvero belle, anche queste a volte le scansiono e le butto dentro ai miei video, vedete che belle. Meryl Solid qua, una delle mie preferite queste. E poi abbiamo l'artbook di Metal Gear Solid V, che probabilmente interesserà a molti, e molti di voi avranno anche, sempre della Dark Horse. Queste edizioni sono molto belle, sono molto resistenti, mi piace molto, anche solo da sfoggiare così sulle mensole, con la frase di Venom Snake qua dietro, la frase molto dimenticata. E questo artbook è davvero bello, è davvero davvero bello. Soprattutto se amate tanto Metal Gear Solid V è un must da possedere questo. E anche qui diciamo che il prezzo è abbastanza accessibile, però se paragoniamo i prezzi di questi con il prezzo di quell'artbook nuovo e il suo contenuto, assolutamente io vi consiglierei di prenderlo. Soprattutto mi raccomando se avete lo spazio, controllate prima se avete lo spazio perché è un disastro se no. Io spero che questo video vi sia piaciuto, è stato molto leggero, mi piace molto comunque condividere queste cose con voi, quindi ci vediamo alla prossima, grazie, ciao a tutti!